Buongiorno ragazzi, come va? Settimana prossima ci vedremo così potremo confrontarci su quello che stiamo facendo, mercoledì della prossima settimana. Intanto continuiamo a parlare dei poligoni. Come vedete vi ho ripetuto quello di cui abbiamo già parlato, cioè la definizione di poligono equilatero, che è un poligono con tutti i lati congruenti, mentre uno con tutti gli angoli si chiama equiangolo. Un poligono regolare è quello che ha tutti i lati e tutti gli angoli congruenti. Qui vi ho messo l'esercizio, la soluzione dell'esercizio che vi avevo dato. Qualcuno l'ha fatto bene, qualche altro meno. Vedete nelle figure con le frecce non c'era alcuna risposta giusta. Confrontatelo con le vostre. Adesso vorrei proporvi un'attività che è quella di provare a costruire i triangoli. Quindi qui vedete 3 bacchette di diversa lunghezza. Voi potete prendere 3 strisce di quaderno, di cartoncino, di carta di diversa lunghezza e provate a unirle per costruire dei triangoli. E poi prendete le misure e rispondete a queste domande. Con quali misure sei riuscito a costruirlo? Con quali non riesci? Perché secondo te? Prova a spiegarlo. La seconda attività che vorrei proporvi è invece questa, che riguarda sempre i triangoli, però riguarda gli angoli interni di un triangolo. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Potete anche qui disegnare un triangolo, colorare i triangoli in diverso modo e indicare con degli archi i 3 diversi angoli. A questo punto unite i vertici di questi triangoli che avete ritagliato dal triangolo, li portate quindi vicini. Quello blu lo portate in questa posizione, in questo caso perché sono blu, verde e giallo, voi potete anche cambiare i colori. Quello verde lo portate a coincidere col vertice, così come quello giallo. In ultimo provate a renderli consecutivi, cioè ad avvicinarli, e provate a dirmi che cosa, a rispondere a queste domande. Allora, provate a dire che tipo di angolo avete ottenuto, cioè, quindi che cos'è un angolo retto, un angolo piatto, un angolo giro. E seconda domanda, in base all'angolo che avete ottenuto, quindi quanti gradi misura l'angolo che avete ottenuto. Provate a rispondere sul quaderno e questo ci interessa per capire quant'è la somma di tutti gli angoli interni di un triangolo. Le risposte me le potete inviare come avete fatto fino adesso, molto bravi. E poi andando avanti vedremo anche altre proprietà dei poligoni. Intanto buon lavoro, ci vediamo settimana prossima e continuate a fare gli esercizi.